Ciao a tutti e bentornati su Katie Me. Io sono Katie ed oggi realizzeremo insieme questo portamonete con taschino. Questa è la versione che vi ho mostrato inizialmente su Instagram, la prova che avevo fatto. Ora ho rimosso una parte di chiusura perché non l'avevo fissata bene, devo procurarmi una chiusura che va cucita. Questo è realizzato con una chiusura da 10 cm e mezzo e come potete vedere resta molto più pratico. È utilizzabile sia la click clack che il taschino perché resta bello grande. Questa è la versione che ho realizzato per il tutorial. Ho utilizzato una chiusura da 8 cm e mezzo, resta carino anche questo, ma forse poco pratico il taschino visto che è un po' piccolino, ma comunque non è un'idea da scartare assolutamente perché la chiusura è abbastanza ampia, quindi potete valutare voi, ma quello che mi sento di consigliarvi è di utilizzare una chiusura che sia almeno di 10 cm per un utilizzo più pratico. Avevo dell'avanzo di cordino Inda di Borgo dei Pazzi, ho utilizzato quello, magari vi lascio il link nel box informazioni qui in basso insieme al codice sconto che è comunque valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Quindi non mi dilungo più di tanto, mi raccomando continuate a seguirmi sui miei social perché pubblico tutte le anteprime dei prossimi tutorial e iscrivetevi al canale per non perdere ovviamente tutti i prossimi progetti. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto ho utilizzato un po' di cordino che avevo in casa, nello specifico il cordino Inda di Borgo dei Pazzi. Non so dirvi il quantitativo preciso, ma comunque prendete tutti gli avanzi che avete in casa, una chiusura click clack da 8 cm e mezzo, ma vi consiglio una da 10 cm in su, un uncinetto numero 3, ma voi dovrete adattarlo al filato che utilizzerete, ago e filo di nylon, una chiusura magnetica, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Iniziamo con il prendere la chiusura che abbiamo a disposizione e andiamo a misurare esattamente questa parte aperta, quella vuota. Nel mio caso ho 7 cm, nonostante la chiusura sia da 8 cm e mezzo. Io devo calcolare questa misura, 7 cm, quindi prendo il cordino ed inizio ad avviare le mie catenelle fino a raggiungere questa misura. Ho avviato 11 catenelle ed ho raggiunto esattamente questa misura. A questo punto cosa faccio? Inizio a lavorare in righe di andata e ritorno a maglia bassa, quindi il pannellino sarà molto semplice. Ovviamente io per l'altro portamonete che ho realizzato con questa chiusura che è da 10 cm e mezzo ho avviato più catenelle, quindi in base alla misura che avete andrete ad avviare le catenelle. Vi ho spiegato il procedimento, quindi è molto semplice, potete adattarlo anche a chiusure molto più grandi, quindi questo procedimento potete replicarlo anche con magari una pochette un po' più grande. Qui stiamo parlando di portamonete, ma comunque il procedimento è quello. Quindi a questo punto posso mettermi da parte la mia chiusura e procedere con il pannello. Partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto vado a lavorare una maglia bassa in ogni catenella sottostante. Terminata la riga voltiamo il lavoro e continuiamo nello stesso modo, quindi una maglia bassa in ogni punto. Questo procedimento lo ripeteremo fino a raggiungere la misura che trovate indicata qui in alto, sia il numero di righe che la misura in centimetri.
Bene, ho lavorato 30 righe, ho raggiunto precisamente 20 centimetri e mezzo. A questo punto cosa facciamo? Andiamo a fare il solito giro di rifinitura a maglia bassa, nulla di particolare, catenella, maglia bassa nello stesso punto e poi procedo lavorando una maglia bassa per ogni punto che ho sottostante fino ad arrivare al prossimo angolo, dove ripeterò lo stesso procedimento, ovvero una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa, il solito aumento che facciamo ad ogni angolo. Punto d'angolo, facciamo una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa, poi procediamo lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante, prossimo angolo una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa, e poi andiamo a terminare il giro lavorando una maglia bassa per ogni punto che abbiamo qui sul lato più lungo, e qui andiamo semplicemente a chiudere il giro. Terminato il giro possiamo tagliare il filo e chiudere con asola di chiusura. A questo punto dobbiamo andare a creare quella che è la parte frontale, ovvero l'altro sacchetto, questo scomparto qui, quindi non andremo a cucire qui i laterali, ma dobbiamo innanzitutto andare a creare quel piccolo quadratino che farà da taschino. Quindi per prima cosa pieghiamo a metà il pannello che abbiamo appena realizzato. Io fisserò esattamente il taschino qui su questa riga. Quindi cosa faccio? Mi fisso dei marcapunti per segnare più o meno la posizione in cui dovrò andare a cucire il taschino. In questo modo riuscirò anche a regolarmi meglio su quante righe devo lavorare esattamente. Quindi ora cosa facciamo? Iniziamo avviando delle catenelle. Le catenelle possono variare in base al numero di punti che avete qui sul pannello, calcolando che dobbiamo coprire solo questa parte, quindi questo bordo che si è creato con il giro di rifinitura dovrà essere libero, perché comunque dobbiamo andare a cucire questo taschino e poi comunque dobbiamo cucire i laterali, la chiusura, quindi deve restare libero. Dobbiamo coprire solo la parte interna. Quindi contiamo i punti visibili che abbiamo qui, ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi vado ad avviare 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
E a questo punto ripeto lo stesso procedimento che ho seguito per il pannello. Vado a lavorare righe di andata e ritorno a maglia bassa. Partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto inizio a lavorare la prima riga di maglia bassa nelle catenelle. E poi procedo lavorando in righe di andata e ritorno, quindi una maglia bassa in ogni punto sottostante. Vi lascio indicate qui in alto il numero di righe totali che andrò a lavorare io insieme alla misura in centimetri, ma dovete soprattutto vedere quanti giri, quante righe avete voi sul pannello, sul vostro pannello. Ovviamente se state utilizzando un cordino classico e una chiusura da 8,5 potete seguire il tutorial passo passo perché non varia nulla. Se utilizzate un filato più sottile o più spesso e una chiusura di dimensioni diverse dovete adattarvi al lavoro che avete davanti. Calcolando che andrò a cucire il pannello da questo punto ho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, perché poi qui andrò a cucire la patellina. Ho 11 righe da coprire, ne dobbiamo calcolare una in meno perché poi ci sarà il giro di rifinitura, quindi penso che nello specifico andrò a lavorare 10 righe, ma comunque le troverete indicate qui in alto insieme alla misura in centimetri. Quindi lavoriamo il nostro pannellino. Ho lavorato 9 righe che corrispondono esattamente a 6,5 cm, quindi a questo punto procedo con il giro di rifinitura lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Per quanto riguarda i due angoli che si troveranno sulla parte superiore, ovvero sulla parte alta, in questo modo lavorerò una maglia bassa, un aumento formato da 2 maglie basse. Quindi come procedo? Qui ho terminato la mia riga, punto l'uncinetto nello stesso punto e lavoro un'altra maglia bassa nello stesso punto. Dopodiché procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino all'angolo, ma non andrò poi a lavorare un aumento, quindi a lavorare un'ulteriore maglia bassa nello stesso punto, ma procederò lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. In questo modo il mio pannellino prenderà una forma curva e si inizierà a creare da sola la taschina. Quindi procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Qui ho l'angolo, lavoro una maglia bassa nel punto d'angolo e poi procedo lavorando una maglia bassa nei punti successivi. Ripeto ovviamente lo stesso procedimento anche su questo angolo. Ho lavorato una maglia bassa, ora passo direttamente al punto successivo.
Ho terminato il giro, questo è proprio il risultato che volevo ottenere. Vedete come si incurva verso l'interno, è perfetto. Qui non vado a lavorare l'ultimo punto, ma vado a chiudere direttamente con l'asola di chiusura. Ok, sappiamo che la parte più incurvata è la parte inferiore, quella che andrà verso il basso, andrà cucita in questo modo. E qui ora dobbiamo andare a creare la patellina, ovviamente va cucito prima questo pannellino. Voi ora vedete tutto molto piccolo perché io comunque ho utilizzato una chiusura più piccolina, quindi in questo caso vi consiglio di utilizzare una chiusura un po' più grande. Da 10 cm e mezzo è perfetta, che sarebbe quella che ho utilizzato io per la prova. Se volete applicare una chiusura a calamita, in questo caso potete utilizzare il metodo che ho utilizzato io, ovvero ho preso una chiusura a calamita con le alette perché era l'unica che avevo in casa, ho fatto passare due cordoncini, ovviamente lo stesso cordino che ho utilizzato per creare il portamonete, e l'ho bloccato con la placchetta qui, ho chiuso le alette qui, e questi posso andare a fissarli direttamente sulla lavorazione. Facendo qualche nodino faccio passare poi bene il filo tra le maglie e sarà ben bloccato. Ovviamente in alternativa avete le chiusure che possono essere cucite, quelle che hanno i fori, oppure potete mettere tranquillamente un bottoncino, cosa che stavo valutando, quindi vado a fissarlo. Una volta fatti passare i cordoncini verso l'interno, li andiamo a bloccare con un nodino e poi blocchiamo il filo tra le maglie. A questo punto, una volta applicata la calamita al taschino, possiamo procedere con la cucitura sul pannello principale. Quindi andiamo semplicemente a bloccare un filo sul retro del lavoro e andiamo a cucirlo al pannello. Quindi lo posizioniamo esattamente sulla riga che avevamo marcato, facciamo uscire il filo dal punto superiore e iniziamo a cucire in questo modo, quindi puntiamo l'ago nella maglia successiva e sul bordo.
Dobbiamo comunque poi andare a cucire questo lato sempre sul bordo qui, quindi qui andiamo a cucire in modo che si crei un po' questa bombatura. Termineremo bloccando il filo ovviamente all'interno, quindi sulla parte interna del pannello principale. Questo sarà il risultato. Ovviamente io ora posso togliere questi marcapunti perché non mi servono più. Ed ora devo andare a creare la base per la patellina. Facciamo il cappietto iniziale e ci andiamo ad agganciare esattamente nella parte superiore qui dove abbiamo il taschino. Inseriamo l'uncinetto nel primo punto di questa riga, che è quella che si trova esattamente sul taschino. Inseriamo l'uncinetto nel primo punto, prendiamo il filo, lo tiriamo fuori e dovremo lavorare delle maglie bassissime che saranno la base della patellina. Quindi puntiamo l'uncinetto poi nel punto successivo, qui prendiamo il filo e chiudiamo a maglia bassissima, così fino all'ultimo punto. A questo punto tagliamo il filo, lo tiriamo fuori e poi lo portiamo verso l'interno e lo blocchiamo. Quindi in questo modo avremo creato una base. A questo punto possiamo procedere con la lavorazione della patellina, quindi ci andiamo esattamente ad agganciare nel primo punto disponibile delle maglie bassissime che abbiamo appena lavorato. Prendiamo solo la metà catenella, come potete vedere questa è la maglia bassissima, prendiamo solo la metà catenella che si trova sulla parte alta, guardando il progetto in questo modo sulla parte bassa, e lavoriamo una maglia bassa. Ci portiamo dietro anche questa codina così la nascondiamo. Prima maglia bassa, poi per ogni punto che abbiamo qui sottostante, per ogni maglia bassissima andiamo a lavorare una maglia bassa.
Ok, procederemo lavorando in righe di andata e ritorno a maglia bassa fino a raggiungere la lunghezza che ci occorre, quindi per ricoprire la chiusura. Vi lascerò indicati qui in alto il numero di righe totali che lavorerò io insieme alla misura in centimetri, ma come vi ho già detto precedentemente dovete adattare lo schema al progetto che avete davanti, quindi se avete utilizzato una chiusura più grande molto probabilmente le dimensioni del vostro portamonete saranno più grandi, quindi magari dovete lavorare qualche giro, qualche riga di più. Ho lavorato 7 righe, a questo punto vado a lavorare le ultime 2 righe facendo una diminuzione ad inizio e fine riga in modo da stondare la patellina. Quindi parto con il saltare la prima maglia, passo direttamente alla successiva e lavoro una maglia bassa. Procedo lavorando una maglia bassa nei punti successivi. Gli ultimi 2 punti li lavoro insieme, quindi punto l'uncinetto nel penultimo punto, prendo il filo, non chiudo, punto l'uncinetto nell'ultimo punto, prendo il filo e vado a chiudere le 3 asole insieme in questo modo. Volto il lavoro, ripeto lo stesso procedimento, quindi salto il primo punto, vado nel successivo, lavoro una maglia bassa nei punti successivi e lavoro poi gli ultimi 2 punti insieme. Quindi faccio un'altra diminuzione in questo modo. Avrò terminato, taglio il filo, lo vado a bloccare tra le maglie ed avrò terminato anche questo passaggio. Per applicare la parte frontale ripetiamo lo stesso procedimento che abbiamo utilizzato per la calamita, quindi prendiamo la nostra chiusura, un pezzo di cordino messo in questo modo lo inseriamo all'interno, prendiamo la griglietta, la applichiamo e poi andiamo a chiudere le alette con le pinze. Dividiamo la parte superiore e possiamo andare ad applicarla nello stesso modo sulla patellina. Ovviamente se avete quelle che vanno cucite non avrete alcun problema. Fissiamo il tutto con un nodo molto nascosto e poi andiamo a far passare il filo tra le maglie in modo che resti tutto invisibile. Tutto fissato per bene, come potete vedere. A questo punto non ci resta che cucire i laterali ed infine la
chiusura clic clac. Per cucire i laterali dobbiamo innanzitutto provare la chiusura, quindi la posizioniamo e ci andiamo a mettere dei marcapunti esattamente dove termina la chiusura, quindi ne metto uno qui e l'altro qui. In questo modo posso rimuovere la chiusura e poi mi regolo con il marcapunti anche sull'altro lato. I punti che si trovano sulla parte bassa saranno quelli che possono essere cuciti, quindi possiamo chiudere fino al marcapunti, poi la parte superiore ovviamente la lasciamo aperta perché va cucita la chiusura clic clac. Una volta stabiliti i punti facciamo passare il filo tra le maglie ed iniziamo la cucitura. Prendiamo solo le asole esterne in questo modo e cuciamo punto per punto. Se avanza qualche punto possiamo fare anche una doppia passata nello stesso punto, non è un problema, l'importante è cucire. Ho terminato la cucitura, vado a bloccare per bene il filo, quindi faccio una doppia passata nello stesso punto e poi lo faccio passare tra le maglie. Ripeterò lo stesso procedimento anche sull'altro lato, quindi faccio passare sempre il filo sulla parte bassa in modo che sia nascosto, ma tanto non si vede nulla. Questo poi lo vado a tagliare e vado a cucire punto per punto anche da questo lato. A questo punto non ci resta che andare a cucire la clic clac ed avremo terminato. Per cucire la clic clac innanzitutto la posizioniamo. Facciamo entrare i bordi all'interno della chiusura. In questo caso fissiamo prima una parte e poi l'altra, altrimenti siamo un po' scomode, quindi fissiamo il filo all'interno ed iniziamo a cucire entrando sia nella parte ad uncinetto che uscendo da questi fori che abbiamo qui. Io come sempre utilizzo il filo di nylon, non so se lo riuscite a vedere, lo fisso. Poi inizio a cucire. Cuciremo tutta questa parte, poi blocchiamo il filo, ci agganciamo sull'altro lato e ripeteremo lo stesso procedimento anche su questo lato. Cucita tutta la clic clac possiamo bloccare quindi il filo ed avremo terminato il nostro portamonete.
Questo sarà il risultato finale una volta terminato il lavoro. Come potete vedere abbiamo qui lo scomparto con la chiusura clic clac, dove volendo si possono mettere le carte o le banconote, mentre qui possiamo mettere le monetine. Ora ovviamente io ho questo prototipo mostrato nel tutorial che è un po' piccolino. Ovviamente vi consiglio, se volete realizzare questo tipo di progetto, di utilizzare una chiusura più grande, ovvero quella da 10 cm e mezzo o anche più grande, comunque quella dalla misura 10,5 in su. Come potete vedere è molto più spaziosa. Io ora qui ho tolto la chiusura perché non l'avevo fissata bene, ma come potete vedere è abbastanza grande, quindi vi consiglio di realizzarne uno di queste misure. Il procedimento è lo stesso come vi ho spiegato nel tutorial, non cambia nulla, dovete solo seguire le misure base della clic clac che avete a disposizione. Quindi spero che questo progetto vi sia piaciuto. Se è così fatemelo sapere come sempre nei commenti qui sotto con un bel pollice in su. Per questo progetto ho utilizzato il cordino Inda di Borgo dei Pazzi, vi lascio il link nel box informazioni qui in basso insieme al codice sconto che potete utilizzare per avere uno sconto di 5 euro sul vostro ordine. Ovviamente è valido su tutti i prodotti disponibili sul sito. Vi ricordo di seguirmi sui miei social dove pubblico le anteprime dei prossimi progetti, soprattutto su Instagram, e di iscrivervi al canale attivando la campanellina per ricevere la notifica appena sarà disponibile un nuovo tutorial. A questo punto vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!